Ok, abbiamo iniziato per Giada. Buonasera, ciao Elena. Buonasera a tutti. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Giada più profondamente. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, la vedo lei è dove è adesso, quindi in casa sua. Mm, e, e vedo che c'è una persona seduta sulle sue spalle. Ok, ti sento un po' E male. penso sia un marito. Ok, ti sento un po' male, spero non ci sia lo Adesso stesso mi problema. senti? Un po' meglio, sì. No, no, no. Ok, Forse era il microfono che era troppo lontano. ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok. Chiama quel qualcosa che è sulle spalle. Chi è? Suo marito, mi dice. Ok, più di 30 anni fa il marito è venuto a mancare. E quindi? Poi è rimasto insieme a lei? Mm. Sì, sì. Sì, è rimasto insieme a lei e vedo che è come se cercasse sempre di farsi vedere, non so come dire, come se fosse rimasto bloccato a contatto con la terra, cioè con lei. Cerca come sempre di scuoterla per dire, oh, sono qui, quindi è come se la tiene sempre attiva. La vedo sempre molto agitata, come se ci fosse qualcosa Da fare. da fare, anche se in realtà non c'è, no? Come dovesse cercare qualcosa che in realtà non è da cercare. Ma il disincarnato marito è consapevole di essere Mm, disincarnato? Secondo me no. Ok, come si fa dopo 33 anni essere inconsapevoli di essere disincarnati? Allora, quello che vedo è che lui ha trovato una dimensione dove, ehm, Rifugio. esatto, mm, un rifugio attaccato a lei dove è come se lui vivesse, perché sopra le sue spalle, seguendola, è come se vivesse nella realtà. In 33 anni non ha mai incontrato un disincarnato? Sì, Mhm. E che è successo? Andiamo in quel però momento. è come se... Mhm. Sì, mi è arrivata una scena dove c'era una... dove Giada è andata a questa festa in una casa da amici e c'era un po' di gente, Mhm. c'erano tipo una quindicina di persone e oltre a queste persone c'erano anche dei disincarnati, ne vedo 4 o 5 e lui da lì parla anche con i disincarnati. Però è come se in quello stato lì la vibrazione, cioè tu vedi, Chiudi gli occhi, torniamo dove mhm. eravamo. 3, Ok, 2, 1. Vai alla causa esoterica di questa connessione ballerina. È lui?
No, io vedo che è collegato a quello di prima. Chi è quello di prima? Alla, sì, alle Pantere. Oddio, che palle. Quindi è quella là, Mm. l'allettata. Allettata, sì. Ma davvero? Mm. Ma non è possibile. Va bene, mettiamo intorno alla tua connessione, alla mia connessione e a quella di Giada un grande ad eternum. Poi ne mandiamo un altro all'allettata. E poi, prima di tornare al marito, io vorrei sapere la causa esoterica dell'intoppo che Giada ha avuto all'inizio della sessione, tale da far saltare la sessione. Allora, questo l'ho già guardato prima. C'è qualcosa di venire fuori qualcosa di si sblocca qualcosa di grande proprio per tutti in questa sessione. Non solo E per quindi, Giada? no, per Giada principalmente, ma anche per altri. Ho Mm. proprio visto questa cosa qua. Chiamiamo questo qualcosa di grande che sblocca la vita di Giada e la vita di tanti altri. Se è un'entità, se è un disincarnato, venga, se è un concetto, un archetipo anche. Mm. Sì. Più che un archetipo, quello che ho visto è che quello che mi è arrivato è che uno può imparare a non farsi agganciare più dai disincarnati. Mm. In che modo? C'è un'entità mentale collettiva che fa sì che i disincarnati si attacchino ai cari? No. Sì. No, è più, no, no, è più, ehm, ci sono questi disincarnati che rimangono attaccati ai cari e interferiscono direttamente. Mm. Ok? Vedo proprio come se invece, allora, con il ricordo si attaccano al ricordo. Mm. Quindi muore una persona. Mhm. Nel caso di Giada, muore suo marito, lei nella sofferenza ricorda suo marito e ricorda i momenti belli col marito, ok? Ed Mhm. è come se energeticamente lo mandasse le lettere e le immagini, no? E quindi il disincarnato si riconosce in questa vibrazione, in questi ricordi, in queste immagini, ok? Quindi viene attratto lì e si aggancia e Mhm. rimane agganciato. Ok? Quello che si può fare, che vedo che si può fare, è fare uno scudo, tipo uno strato, vedo tipo uno strato azzurro intorno alla propria persona, per far Mhm. sì che quella vibrazione lì del ricordo delle persone non esca, non arrivi al disincarnato, quindi rimanga un ricordo, un'emozione della persona, ma non arriva al disincarnato. Come si chiama questo guscio? Se ha un nome, se no lo chiamiamo noi in qualche modo. Sì, no, possiamo anche chiamarlo noi. Ehm, io gli darei tipo, tipo un isolamento. Una guaina. Sì, perché poi ehm, isola anche dai potenziali disincarnati che magari non conoscono la persona, ma la persona ricorda delle situazioni che il Mm. disincarnato può riconoscere simili alle sue, no? Per esempio, il marito è Invece comunque morto non sta qua. in un Mhm, incidente in campagna perché era mhm, contadino, non diciamo come. mhm. Quel tipo di incidente lì è la causa della morte di tanti altri contadini nel corso Esatto. di tutta la storia del mondo. Quell'evento lì attira Mhm. i vari disincarnati. Sì. Quindi una vedova di un uomo
se con i suoi pensieri verso il marito morto in questa circostanza continua a lavorare su quel fronte, attira. Così che funziona? Capito bene? Sì, esatto, sì, sì, esattamente. Ok, Giada ha attirato solo il marito o anche altri? Sì, sì, sì. No, no, già aveva solo marito. Boh, chiamiamola Pronto? Sì, 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 Ah, ci sei? chiamiamola la Sì. guaina. Non so bene come chiamarla, guaina Mhm, eterica? sì, Chi la fa? La potrebbe fare Giada. sì, sì, da solo. Se la si La, può fare da soli. la può indossare, può toglierla, può indossarla, può toglierla per vedere adesso, Mhm, avere un rapporto di comunicazione con il marito disincarnato. Proviamo a vedere se la mhm. mette, che succede. Il disincarnato che era attaccato, in questo caso suo marito, in eterico perde addirittura la forma. Quindi rimane solo una, un agglomerato di energia di disincarnato. Ok. Pronto? Sì, sempre, Pronto? sempre Ah, molto ci brutta la sei? connessione. Sì, sì, ma sempre molto brutta. Vabbè. Chissà che roba. Boh. Controlla bene che le pantere siano andate in un portale Che dell'oblio. palle, oh. Ma cosa danno fastidio i video? Sono arrivati ad avere delle visualizzazioni pari a 100 o Mm, 200? E questo? C'è un mm, attacco? C'è un attacco di sì. tutto il gruppo? Beh, io vedo che lei ha questo compito. Lei è quella che si insinua in questa maniera. Come fa? Come riesce? Allora, con l'interferenza che ha, direi un'entità mentale ehm, dell'invidia, della sconfitta, l'invidia, Mhm, ehm, con quella vibrazione lì, ok, viene agganciata anche dall'interferenza, come mm, abbiamo detto, delle pantere, mhm. e in eterico le fanno fare queste cose. Ad eternum platinum messi ovunque, sia attaccata a lei, sia dove abita, visto che interferisce con noi, le fanno tanto bene, tutti gli felinoidi, tutte le entità mentali che ha, gli diamo tanta bella frequenza, tanta bella energia, così smette di fare la strega, qual è? Povera illetterata dislessica, Mm. malata, allettata. È fallita. Marito, chiamiamolo, come lo vedi? Allora, adesso che lei ha il guscio e l'ha staccato, arriva in un'altra veste. Io direi una vita, un ricordo di un'altra vita. Eh, vestito da pilota di aerei. Lucio? Sì, 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 Ah, ok, ti sto ok. sentendo, sì, sì, sì. Ah, boh, boh, boh. No, no. Pilota Sì, d'aereo di un'altra vita, ok? sì, perché ha, sai quel tipico cappello con quegli occhiali? Mm? Da Direi, Barone Rosso. sì. Mhm. Perché si presenta così? Anche in quella era con Giada? Viveva con Giada? Mm.
Però, sì, però Giada era il figlio. Era il figlio a cui sta- A cui, scusami? stava insegnando a volare. Mhm. Mm. Anche lì è morto, però in un incidente aereo. Va bene. Vuole dire qualcosa, Giada? Conscio Che adesso del adesso fatto che è... le ha provocato svariati problemi, tra cui esatto. probabilmente l'insonnia, ipotizzo io. Sì, sì, infatti l'insonnia anche, sì. Sì, infatti chiede veramente scusa perché non si era reso conto proprio nella posizione in cui era e era ancora legato al grande amore che li univa e non era consapevole di questa situazione. Chiede veramente scusa tanto. E oltre a questo, cosa vuole dire alla moglie? E alla figlia? Dice, "Mm, allora la moglie vuole dire che si ritroveranno di nuovo perché la loro esperienza deve arrivare fino in fondo insieme. E alla figlia gli vuole dire, anche se non c'ero concretamente, ti sono sempre stato vicino. Giada e dell'ex marito sono legati animicamente in qualche modo? Mm, si trovano spesso, potrebbero essere delle anime gemelle. Sì, In varie esistenze? in varie esistenze, sì, è come se si trovano bene a fare vite assieme, non sono fiamme. Ok, vediamone alcune, così a grandi linee, alcune in cui sono stati insieme, così che prima di salutare il marito, così gli diamo questa soddisfazione, no? Vediamo questi film. Mhm. Li vedo in una casa in montagna. Mm. Mhm. Eh, vivevano in questo paesino in montagna, direi fine 800, scusa, fine 700, primi dell'800. E che E rapporti lui, avevano? Dimmi. lavoravano assieme, erano due falegnami che lavoravano assieme, due uomini. Eh, li vedo sempre però con lui che fa lavori molto manuali. Lui, Sì, cioè lei? lei poi vive, magari fa il falegname, poi era il figlio che impara a volare, però principalmente è lui che fa lavori manuali. Lo vedo, mi viene fuori questa vita dove erano, dove hanno vissuto assieme, lì lei era la mamma e lui faceva il pastore, Mm. prima ancora. Mm. Un'altra Un'altra sola, l'ultima. mm, avevano invece, vivevano nella prateria lì, erano marito e moglie anche lì, e avevano questa grossa fattoria.
Sembrano tutte esperienze molto simili. Mm, Agresti, fattoria, mm, vivere insieme, mamma-figlio, sì, però lui pastore o sì. contadino. Mm. Perché? Quale livello di consapevolezza ha questo marito? È come se la sua PS volesse a tutti i costi portare a termine una vita simile con lei fino in fondo, Completa. completa, con quel, cioè, Ah, mm. come se tornasse indietro nel tempo, no? Che non finisce Mm. tragicamente, che Mm. debba finire con la vecchiaia. Sì, Bene, è tutto molto relativo, sì, tutto sì, molto certo. molto relativo. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Giada, oltre Mhm, che il marito che è qui davanti a noi. Apriamo il portale Aureo, mhm, li invitiamo tutti ad andare, a passare. Se si presentano, abbiamo visto, passano, mm, non devono, l'hanno già deciso, ecco, se mhm. no non si presentano. Il marito potrebbe anche rifiutarsi, invece, perché noi li chiamiamo come disincarnati, non in virtù del portale Aureo. No, beh, anche il marito vuole andare perché ha preso consapevolezza di tutto, quindi decisamente si dice sì, sì. E immagino anche che non ne possa più. Va bene, Infatti. lo salutiamo Mhm, e lo chiudiamo. Una lunga parentesi su un disincarnato che però ha inciso molto sulla vita di Giada. mm. Vibrazione di Giada. 926. Milioni. Sì, 926. sì, sì, 926 milioni, scusa, sì. Mi sono fermata perché vedevo che all'inizio era anche più bassa, 753. Con lo spavento che Sì, diceva. sì, Percentuale di consapevolezza. 121, Parte subliminale, parte eterica. 41, 59, Vite precedenti. 2316, Percentuale di cervello. 9,1. Causa esoterica dell'insonnia. Era la presenza del marito, la E teneva sveglia basta. lui. Era questa vibrazione, cioè, sì, era come se lui, sì, sì, vedo proprio questo attaccamento, questa vibrazione. Mm, mm. Ci sono impianti in Giada? Allora ne vedo una alla tiroide, e poi ha tipo una specie di involucro eterico sulla mano, come se fosse un guanto. Mhm. A E che poi, serve? allora, le fanno delle abduction. È come se è come se questo guanto eterico durante la giornata registrasse la sua vibrazione rispetto al mondo esterno. Mhm. Ok, e durante le abduction scaricano, diciamo, questi dati Mhm. di tutta la vibrazione del giorno e vedono quando, in quali momenti lei vibra più basso, Mhm. ok? E poi prendono questi momenti per interferirla durante la giornata. Astuto. Mhm. E alla tiroide cosa c'è invece?
Quello è un impianto collegato anche a un impianto mentale che c'è sopra, che ha sopra la pineale, che è utilizzato da un'entità mentale di livello 4. Entità mentali. Livello 4. E livello 2. Ok. La 4 è preposta a cosa? La 4, allora, la tiene sempre, è come se la tenesse sempre allerta, è come se la tenesse sempre in movimento. Cioè, io vedo che mm, l'interferenza della 4 fa sì che lei abbia sempre la necessità di fare qualcosa, quasi anche da ferma si deve muovere. Come se ci fosse sempre questa frenesia interna, Mhm. ok, di movimento. È quella anche che le provoca, vedo, la tachicardia. Proprio questa cosa che tutto deve andare veloce, deve passare il tempo, deve fare per passare il tempo. Anche un po' il suo lavoro, chiedo. Se lo fa anche, se succede anche nel suo lavoro. Se questa 4 incide Mm. anche sul suo lavoro, che il suo lavoro che non diciamo ha comunque delle scadenze, sempre molto serrato, adesso Mm. ha trovato un nuovo sbocco e quindi non è più neanche indipendente con delle commesse, ma ha sicuramente anche degli impegni più con scadenze, no? Precise che deve Mhm. assolutamente Ah, rispettare. ecco, sì, 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 assolutamente, assolutamente. 4? Sì. È la 4, sì, sì. È proprio questa roba. È proprio, la vedo proprio. Cioè, è come se uno andasse a vedere dentro il corpo di Giada, come se fosse sempre così. Frenetica. Sì. E la 2? La 2 è quella che la fa. Come se le facesse mettere un muro rispetto alle persone. Questa è l'immagine che mi arriva in eterico. È come se ogni volta che lei ha a che fare con una persona, mm, all'inizio è come se la dovesse studiare e quindi ci interagisce ma un po' guardinga. Diffidenza. Sì. Mm, mm, mm. Entità eteriche. Allora, ci sono questi due uomini del tempo che insieme a una mantide fanno sì che lei scelga sempre uomini che non possono impegnarsi con lei. Mm. Uomini del tempo e mantide. Diciamo uomini del tempo che sono più importanti, perché una mantide è una serva, una schiava. Sì, 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 certo, Programma fa la servo. schiava. Esatto. Ma l'UDT, l'uomo del tempo, Mm. collaborava col marito? Sì, questa cosa l'avevo già vista prima, sì. Mm, Come? mm, mm, mm. Ehm, allora, diciamo che nel campo emozionale, nel campo emozionale, la parte, la maggior parte mm, mm, della zona, diciamo, adibita all'amore Mhm. era occupata dal marito. Mhm. Ok?
La maggior parte, cioè più del 50. Sì. Mhm. Ehm, gli uomini del tempo facevano in modo che lui fosse sempre più attaccato, an- mm, cioè se lei, cioè prima ci ha detto che lei si è fatta una domanda, diceva magari sono io che non volevo storie serie, no? Quindi iniziava a mettere in dubbio. Tutte le volte che lei fino ad oggi si faceva delle domande o metteva in dubbio, gli uomini del tempo interferivano ancora di più, è come se facessero riagganciare il marito ancora più saldo, con Mm. una fusione più salda. Ok, causa esoterica del fatto che gli uomini che incontrava erano tutti sposati. Questo, sempre gli uomini del tempo, che invece all'esterno, vabbè, il marito attaccato e lei comunque all'esterno, gli uomini tramite l'amante degli uomini del tempo facevano sì che lei incontrasse, si neanche innamorasse, non riusciva, nel senso non aveva la possibilità per innamorarsi, ma mm, si agganciava a uomini che erano sposati semplicemente perché così almeno non poteva esserci una cosa definitiva dove lei poteva stare bene. Ok? Mhm. Sempre la stessa interferenza, amanti dei uomini del team. Basta, solo questi. Poi c'è un falconiforme, però Mhm. Non così importante, no, di no. DDL. DL ne vedo 4, 2 dentro e 2 fuori. Collegati alle entità mentali. Mhm. Abduction. Sì, abduction, sì. Mm, A partire da che età, più o meno? allora, diciamo che bene o male li hanno sempre fatte. Allora, vedo che durante il parto le hanno messo tipo un impianto. Io direi che corrisponde con tipo la valvola, più o meno la zona della valvola iliocecale, ok, che è quello che le ha fatto sempre, che le ha creato sempre problemi, non l'impianto in sé, ma mm, Intestino pigro. esatto, attraverso l'impianto le facevano le abduction e utilizzavano quell'impianto lì. Però, una cosa, partiamo dall'intestino pigro. C'è un Mm, impianto, così lei è l'intestino pigro. Possibile, perché uno che magari si vede il primo video della sua vita è questo, dice, vabbè, sono dei pazzi questi qua. mhm, Possibile che certo. queste entità Mm, lavorano per avere come risultato l'intestino pigro di Giada? no. Non è tanto quello, ma è prendere informazioni e trovare il meccanismo più proficuo, col meno sforzo, di avere un'entrata permanente di energia della nostra PS. E quindi Mm. fanno milioni di esperimenti diversi. Quindi non interessa l'intestino pigro, interessa l'obiettivo finale è sempre solo l'energia. Mm, Con energia di bassa frequenza, quindi sì, l'intestino pigro porta Giada a non essere contenta tutti i giorni, no? esatto. In realtà questa Mhm, cosa nasce da sempre, in sostanza, cioè da sì, sempre, e, e loro riescono ad averla. Se sì, invece Giada vibrasse alto, non è più di loro interesse, esattamente. che con Sì. l'intestino pigro, che uno potrebbe avere l'intestino pigro, però essere allegro e contento tutto il giorno. Sì, a quel punto, secondo me, quello che vedo spesso è che la PS riuscirebbe addirittura a far sì che quell'impianto smettesse di lavorare Lo o disinnesca o lo lo toglie. disinnesca o lo toglie o quella zona, che ne so, diventa una ciste, quindi sì, appunto lo disinnesca. Mm.
Ok, causa esoterica del mal di schiena che hai da sempre, giusto? Ok, da bambina, diciamo 5 anni. No, di più? 10? 20 anni? 20 anni. Ah, No, no, dimmi. 20 anni fa. 20 anni fa. 30 anni fa. Ah, dalla morte di tuo marito. Ah, mal di schiena. allora. Anche un po' prima. Anche un Ah, po' prima della morte. no, allora. Ma infatti io mi ricordo che tu ci hai detto, ce l'ho da sempre, come dire, da Mm. tantissimi anni, non da una morte, da un Diceva forse, evento. no, no, infatti anch'io mi ricordavo che non era. Ehm, no, più che una causa esoterica, io vedo, è come se lei caricasse da sempre quello che mi viene è che lei, è come se si caricasse il peso, della responsabilità del lavoro, cioè portare a casa la pagnotta, diciamo, proprio come se fosse un carico importante e cospicuo sulla schiena. Mhm. Eh, come se fosse una parte fondamentale che eh, ha un grosso peso per lei. Sì, a volte può essere pesante, ma ha un grosso peso proprio di importanza, ok? Quindi si sente questo grande carico di responsabilità sulla schiena. Vedo proprio questa cosa e quindi quando lei si riposa, cioè quando arriva a casa che ha fatto il suo dovere nella giornata rispetto al lavoro, vedo che si rilassa e esce il dolore più forte. Quindi, emozionale? Sì, 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 è proprio una sua, sì, è proprio l'emozione di portare a termine sempre e comunque questa grande importanza del lavoro, della responsabilità di portare a casa la pagnotta durante il lavoro. Sì. Ok, causa esoterica del suo lavoro che all'epoca della prenotazione era insoddisfacente, ma col passare di questi mesi è diventato soddisfacente, cioè c'è stata una grande proposta che l'ha portata di fatto a uscire un po' di casa. Io vedo proprio l'azione della sua PS. A un certo punto la sua PS e la sua, il suo pensiero, la sua mente si sono collegate Mhm, e hanno visto entrambi insieme che lì bisognava cambiare. Così non è più soddisfacente. O cambiava lavoro o doveva cambiare qualcosa nel suo lavoro. mhm. E la PS ha trovato la soluzione. E perché non ha trovato la soluzione a tutti i problemi che stiamo trovando, evitando la sessione stessa. Ah, È perché ci vuole un attimo, cioè ci vuole allenamento per arrivare sempre a essere connessi su tutto e per tutto con la PS. Luce, ah, ci sei ok, tu. sì, 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 sì. Compagno introvabile l'abbiamo visto, Insonnia l'abbiamo vista, abbiamo visto Mhm, tutto. mhm. Quindi che cosa vuole fare Giada? Vuole andare a vedere delle vite precedenti che le dicano qualcosa di più di se stessa? Allora, mentre tu dicevi così, mi è arrivata lei in un'altra vita di sicuro, ehm, però parallela, una linea temporale parallela, dove è molto simile a lei. Eh, però ecco, la vedo in questo posto, in questa città, in questo posto hanno delle tecnologie più avanzate rispetto a noi e quindi vedo che lei ha ehm,
come se viaggiasse, come se avessero dei dischi fatti un po' a petali, perché poi si aprono quando vanno e poi si chiudono quando sono fermi. Dei dischi dove una persona può stare in piedi e si sollevano da terra e possono volare, non tantissimo, no? Un po'. La vedo su questo disco che mentre va lei fa roteare come se fosse un giocoliere, ma invece che le palle ha delle perle. Ed ha un vestito color perla. Mhm. E vedo che lei con queste perle riesce a guarire le persone. Che anno è? E che luogo è? Allora, io direi una città orientale. Lei è molto simile, ma sì, potrei dire che però i lineamenti sono tipo gli occhi un po' orientaleggianti, i capelli più scuri. Nord Africa? No, io direi Oriente? già sì, potrei dire Giappone. Una città in Giappone 2048. In futuro? Sì, Ah, questa è una vita futura, quindi una sì, vita parallela, ma linea ogni tanto... temporale parallela, sì. Ah, una linea temporale parallela, non Sì, questa linea temporale. no. Ah, ok. E com'è il Giappone di quella linea temporale parallela nel 2048? C'è tutta la cretinata di adesso? Quella linea Mm, temporale lì? no, però però con quelle cioè, usano le tecnologie per controllare con un'altra maniera, come se ognuno avesse un casco. Ok, e in quella linea temporale del 2048, Mm, nel 2048, in questa linea temporale c'è la cretinata? no. No? Sparita? Che è successo? Ehm, Cosa è successo nel aspetta. 2022 in quella linea temporale? Allora, 2022 in quella linea temporale lì. Allora, in quella città c'è stata un'esplosione, più esplosioni. Nel 2022? Sì, in quella linea parallela, in quella città. Ah, in quella parallela, non in Sì, questa. no, in quella parallela. Mhm. Erano delle esplosioni che hanno fatto esplodere, diciamo, eh, dei punti nevralgici della città dove eh, c'erano cioè sono state fatte programmate, delle esplosioni programmate, volute, in accordo con diciamo il sindaco e il governo del Giappone. Però in quella parallela, Sì, mentre in sei quella in questa, parallela. mentre sei No, in questa ok. però, No, 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 certo, ti vado a vedere in questa. cosa succede nel 2022 in questa in relazione alla cretinata in corso? Sì, allora. Beh, una cretinata. Assolutamente. Ah, io vedo un sacco di... io vedo un sacco di politici che si dimettono e poi vengono indagati, ma un sacco, direi in quasi tutto il mondo. Questo marzo-aprile. Eh, poi inizio a vedere già tantissime persone che stanno male, che iniziano a morire.
po' di più, perché già inizio a vedere, io le vedo già adesso, però molti di più. Vedo un caos perché le persone non ce la fanno a resistere con la mente a tutto questo casino. Questo già in là, Mhm. E poi vedo che io direi dalla fine del 2022, inizio 2023, si inizierà a poter tirare le somme e iniziare a mettere le basi per la terra viola. Causa esoterica del fatto che Giada non ha nessuna intenzione di cinivaccarsi. Perché la sua PS si è svegliata in tempo verso la consapevolezza, ti direi. Ok, esiste il compagno adesso, in questo momento, il compagno, non voglio dire ideale, però più idoneo. Sì, lo vedevo già prima quando lei parlava che incontra solo uomini sposati. Io vedevo. Chiamalo, Mhm. dimmi tutto quello che vedi. Mm. Vedo quest'uomo. Cioè, faccio un inciso, non siamo Mhm. diventati un'agenzia matrimoniale, No, no. ma questa cosa è importantissima, Sì. perché stiamo sempre a parlare di alte frequenze. Qual è il miglior Mhm. modo per alzare le frequenze? Quello di entrare in un senso, di Mm. avere un senso in questa esistenza. E il senso non lo dà il gran lavoro soddisfacente anche, certo, Mm. ma non lo dà la grande quantità di denaro anche, certo, meritata, guadagnata, che corrisponde al proprio lavoro, valore e quant'altro. Anche, certo, il vero senso però lo dà quello. Mm. Perché se dobbiamo parlare di frequenze, al massimo livello, della massima qualità, il motivo per cui tu apri gli occhi la mattina e dici che bello, la tua frase, no? Che bello, Mm. è quello. Sì. Mm. Poi fiamma, anima gemella o anche una persona con cui si sta veramente bene, questo non importa, ma Mm. se Mm. tutto è frequenza, se tutto è informazione, se la base è la frequenza, la base Sì. dell'inattaccabilità è l'alta frequenza, qual è il motivo più semplice per arrivare all'alta frequenza? Quello. Da 30 passa anni Giada è sola. Mm. Quindi dov'è? C'è Siamo un riusciti a uomo? bloccarla proprio. Sì. Ok. Lei ha già fatto delle cose da sola prima di questa sessione, quindi lei secondo me è già in fase di cambiamento. Certo, sì, sì, lo vedo proprio, ma per me era già lì. Quando lei parlava e diceva i suoi punti, io è come se lo vedessi già lì. È un Mm, conosciuto o sconosciuto? conosciuto? Mm. Ma non è un ex. No, 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 assolutamente, che in qualche modo eh, le ha fatto anche la corte, è come se lei non si fosse accorta finora. Lo vedo molto accudente e molto premuroso nei suoi confronti. Mm. Potrei anche descrivere come lo vedo, ma non ha senso perché poi magari si aggancia a un'immagine che poi non corrisponde nella realtà, ma corrisponde solo in eterico, quindi Com'è di corporatura mi stai facendo? sì. Scrivimi in Skype, nella chat se non riesci, o un foglio, un cartello. Comunque, com'è la corporatura? Che forse le è venuto in mente Ah, qualcosa. Se è un omone, un omino no, lo vedo molto alto, abbastanza molto basso. alto, abbastanza alto, potrei dire intorno almeno al 1,80 m, con delle belle spalle. Mm, Un bell'uomo, sì, solido, sì, solido, esatto. direi anche alto. Sì. Ma cos'è? Fiamma, anima gemella? Anima gemella. No, fiamma no. Va bene, cosa facciamo con Giada? Cosa vuole fare Giada?
vuole andare al cluster. Mhm. Chiamiamo nel cinema tutti quelli che vogliono presentarsi, per esempio questo uomo, la figlia, il compagno della figlia o l'ex della figlia. Tutti hanno visto, chiamandoli anche adesso, all'inizio uguale, questa dimensione senza tempo è assolutamente indifferente. Hanno visto tutta questa storia, tutto questo racconto, tutta questa situazione di Giada. Nel cinema hanno sotto il sedile, se si vogliono presentare, chi si presenta? Allora, davanti c'è quest'uomo, la figlia e la nipote. La nipote contentissima, allegra, che salta. Penso sia la mamma di Giada. Non so se è ancora in vita, ma secondo me è la mamma, più o meno a Sì, metà. sì, sì. Più o meno a metà. E l'ex della figlia in fondo, un po' così, dice, vabbè, boh. Mm. Tanto convinto. E in quarta, quinta fila un amico e un'amica di Giada. Ok, con tutti questi occhi addosso, Giada, la protagonista, va al cluster. Ha già attivato una serie di... Vediamo se il lavoro insoddisfacente, il contratto relativo al lavoro insoddisfacente è stato già tolto da lei. Cioè, assistiamo... Mm, dimmi. No, è Come se ci stato... fosse una seconda Giada che si è già mossa e noi Sì. guardiamo questo film insieme Mhm. alla Giada di adesso. Sì. Di lei che è andata nel cluster e ha tolto quel contratto lì. Lavoro soddisfacente prende posto di lavoro insoddisfacente. Sì, sono state tolte tutte le vite dove c'era il lavoro insoddisfacente. Mm. 29 vite. Dove l'esperienza principale era lavoro insoddisfacente. Quindi diciamo che quando tu porti a termine un'esperienza, tra virgolette, non vengono tolte tutte le vite dove c'era un lavoro insoddisfacente, ma le vite che avevano come esperienza fondamentale di quella vita il lavoro insoddisfacente. Ok, cosa vuole fare di tutti questi contratti? Come li vede? Mm. Sono come un insieme di fogli, però rilegati, sai, da quelle pinze con dei Mm. chiodini in mezzo, ecco. Ok. Tipo dispense. Ok, ok, sì, sì, sì. La spirale. No, no. S- Sì, ma ho Sembrano... capito. Ecco, Sono quelle specie comunque di più o chiodini meno. che poi si aprono dietro, Sì, una volta, quindi no, sì, vecchi esatto. vecchi. Sì. Sì. Ok, che Ok, fa? apre il Butta? portale definitivo, sì, sì. Ok. Ok. Ad eternum. Mhm. Ce lo deve insegnare lei. Ok. L'ha fatto ed è, come posso dire, mm, Particolarmente bello. emozionata proprio, sì, che è talmente forte, talmente che rimane estasiata da questa sensazione bellissima che ha sulla mano quando crea la Eternum. Che forma ha? Visto che lei crea con le mani. Da quel che ho capito è anche molto brava. È uscito tipo un fiore di loto. Ecco, infatti vedevo questo fiore, Ah, ecco. sì, che Sì, sembrava un fiore di stoffa, no? O sì, comunque con questi petali. sì. Molto bene, molto Bellissimo, brava. Ricca bellissimo. Giada. Molto brava Giada. Ha creato un ad eternum di una forma che voleva lei, Mm. tutto sola. Complimenti, chapeau. Questa è la cosa più bella, importante di tutta la sessione. Lei ci stava facendo vedere un cuore. Lei sa creare da sola. Mm, Lei ora crea quello che le pare. assolutamente. Può andare dall'avatar giusto così, così per passare il tempo, perché ormai non ce n'è più bisogno. Lei ha creato poi un fiore di loto.
Infatti, mi è proprio uscito così. La rappresentazione stessa della creazione, Esatto. a forma di ad eternum, non c'è nient'altro da dire. Li può creare dove vuole tutti questi Mm, fiori. Subito uno nell'avatar, mettendolo però via in un portale definitivo, perché abbiamo visto già che mm, questo passaggio è obbligatorio, non è sufficiente l'ad eternum. mm. La, Sigilla l'ad eternum, mm, non la- pulisce. Mm. la cosa particolare che adesso che siamo all'Avatar è che lei ha creato il suo Ad Eternum a forma di fiore di loto e ce l'aveva in mano e mentre si creava questo si è aperto diciamo in automatico il portale definitivo e l'avatar è stato risucchiato dentro. Mazza. Ok, Mm. fiori di loto lì. Sì. Mhm. Non ti chiedo neanche se c'è ancora qualcosa perché non c'è mai più No, niente. infatti. Fiore di loto nel corpo fisico di Giada, Mhm. mentale, emozionale, eterico, Mhm. subliminale. Sì. Fiore di loto sotto il sedile di tutti quelli che sono venuti nel cinema, o meglio, spiegazione di come si fa, pillola Vic, eterna frequenza. Mhm. 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 Fiore di loto sul suo uomo, lo mandi al suo uomo, nel suo lavoro, nella Mhm. sua casa, alla sua nipote, figlia, a tutti. Lo può insegnare a chiunque e per i posti o le questioni che le competono, lo può mettere lì, quindi uno sul lavoro, uno nella casa, uno nella macchina, se ce l'ha. Mhm. Cioè, sono suggerimenti miei, lei può fare quello che vuole, adesso l'ha creato. Come lo chiama? Premium. Mm. Ah, Mhm. come si chiama la sua anima? Whirlpool. Com'è? Whirlpool. Che, signifi- Whirlpool. che significa? Mulinello. Vedevo questa cosa e una W e dicevo cos'è, cos'è, dopo ho capito cos'era. Mulinello. Mulinello in inglese, non so, Sì, ripeto. sì, Whirlpool. Whirlpool. Premium, messaggio finale, no, frequenza finale di Giada. 321 miliardi. Mazza. Consapevolezza. 187. Ok. PSPE. 69, 31. Vite precedenti. 1867. 9,1 il cervello. 9,5. Non tanto di più. Messaggio finale e tecniche per aumentare questa percentuale, visto che lei usa le mani, usa Mm, la creatività, è molto creativa in eterico. mm, Mi mm, stupisce un mm. po' questo piccolo incremento, non è male, mezzo punto quasi, però di solito almeno un punto lo è. Sì, diciamo che quello che dice la PS è che ha fatto quello che mi fa vedere è che ha fatto negli ultimi mesi ha fatto un grosso passo di consapevolezza, ok? Mhm. E quindi è come se in questo momento, non da adesso in poi, ma negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è come se dovesse un po' abituarci, sì?
Mhm. Ok, quindi ha fatto un allenamento sempre a questo livello cerebrale, diciamo, di quello che ha imparato. Questo mi dice la PS. Messaggio finale. È questo? No, no, no. Ehm, mm, Quello che mi fa vedere è come se l'immagine che mi fa vedere è lei che crea tipo con la ceramica o anche tipo pasta di sale. Vedo che fa tipo questi fiori cornice, non so, tipo. Lo fa davvero, eh? Sta facendo di Ah, sì, quindi lo fa davvero. ecco, tipo delle cornici di quadri, fatti tipo in pasta di sale, non lo so, mi viene così, che poi dipinge lei. E, e mentre lei crea queste cose, lei impara a alzare le sue vibrazioni. Mm, la cosa che mi fa già vedere così subito, dice, dopo un 6 mesi che si allena a alzare la vibrazione in questa maniera, lei può imparare a Mm? concentrarsi sugli oggetti. Mm. È come se fosse molto facile per lei imparare a spostare gli oggetti. Ah, sugli Mi ha oggetti detto, telecinesi. sì, Ah. mi dice. Quanto facile se lei si mettesse lì, si applicasse tutti i giorni davanti a un oggetto sul tavolo, senza nessun risultato, quando ottiene un risultato? Mm, io direi tra i 3 e i 6 mesi. 3 e 6 mesi. Mm, E quel giorno che ottiene il risultato, quanto sta il cervello? 22. Ciao. Mm, Quindi non è importante spostare il tappo di bottiglia sul tavolo, lei non se ne fa niente, no, se ne certo. fa che aumenta al 22% il cervello Mm, costantemente. Cioè si aprono mondi sì, per Giada, si aprono possibilità. sì. Ipotizzo un lavoro completamente irriconoscibile da lei adesso, Mm, mm, una mm. cosa più creativa, più bella, più che lei non sa neanche se l'ha fatto lei. Sì, sì, Mm? infatti, sì. È come se, è come se a un certo punto il corpo, i movimenti andassero da soli, come quasi se lei non dovesse più neanche metterci l'attenzione. Vabbè, va bene. Vabbè, non c'è più nulla, no? Entità mentali, entità No, eteriche, no, no, impianti. Il 2048, quella cosa là in Giappone c'è ancora no, per lei? no. Ok. Ultima immagine. Giada, come la vedi? Allora, la vedo che fa tipo che gira su se stessa, Mhm. ok? E mentre gira, crea gli ad eternum a forma di loto e li lancia a tutti in una spirale. Così. Molto belli. Sono Mm. aperti o sono chiusi? Sono un po' aperti, non completamente, sai, un Metà. po' cuppa, Mm, sì. mm, 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 mm. Mm, Va bene, bravissima Elena. Ben fatto, grazie. well done. Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti.